Benvenuti sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi non parliamo di nessun argomento specifico, facciamo un salto veloce al Museo Archeologico Nazionale di Cividale e vi facciamo una domanda. Come sempre, bentornati sul canale. Se volete supportarci, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, commentate e condividete. Se poi foste particolarmente generosi, c'è sempre la possibilità di abbonarsi al canale nei commenti o di diventare Patreon. O ancora, con i super grazie, il bottone con la S, potete decidere di supportarci una tantum. Il video di oggi è un video strano, è un esperimento, non durerà moltissimo, forse 5 minuti. Oggi è il 29 di settembre 2024. Ieri ed oggi si sono svolte le giornate europee del patrimonio e come ogni anno noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo didattico-divulgativo all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, con cui collaboriamo ufficialmente ormai credo da 2 lustri, nero su bianco, e ringraziamo per questo l'attuale direttrice Angela Borzacconi e il precedente direttore Fabio Pagano, che hanno creduto in noi nel nostro progetto didattico, divulgativo e ricostruttivo anche in un momento storico in cui andava per la maggiore flettere i muscoli. Detto questo, ieri abbiamo passato un bellissimo pomeriggio, eravamo 4 membri della Fara, c'ero io, c'era Bracco, c'era Dodo, c'era Mara, dentro le sale del museo, in collaborazione con le addette alla didattica del museo di Cividale, abbiamo portato nel museo i nostri pezzi ricostruiti, i nostri corredi individuali e a un certo punto ci siamo divisi la platea fra i bambini, che sono stati con Bracco, Dodo e Mara, e gli adulti che con me hanno fatto una visita guidata. L'idea che ci è venuta è stata quella di condividere con voi pochissimi spezzoni di video, circa un minuto e qualche secondo, che metta a paragone le nostre ricostruzioni con i pezzi esposti e che vi mostri poi una carrellata di alcuni pezzi particolarmente vistosi. Sì, perché non vogliamo offrirvi una visita virtuale al museo. Il museo merita di essere visitato dal vivo, ma vogliamo farvi capire perché da anni vi rompiamo le scatole col fatto che se siete appassionati di Longobardi non potete non visitare il Museo Archeologico Nazionale di Cividale, il più antico e il più importante in Italia. Sì, lo ribadisco senza timore di essere smentito, perché è vero che esiste anche il Museo dell'Alto Medioevo di Roma, che però ha una grande differenza. È un museo accentratore che prende pezzi da fuori Roma e li porta lì per dare un colpo d'occhio sull'Alto Medioevo. È un'esperienza sicuramente formativa, con dei pezzi eccezionali. Pensiamo ad esempio che gli unici pezzi di Elmo Lamellare in Italia sono conservati proprio nel Museo dell'Alto Medioevo di Roma, ma che vengono da altri siti. Spoleto, Nocera Umbra e il centro Italia in generale, oltre ad altre necropoli sparse per la penisola. La peculiarità del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli è essere un museo del territorio. Vengono esposti i pezzi scavati e scoperti a Cividale e quelli del Ducato cividalese. Quindi avete uno scorcio della cultura materiale del primo Ducato longobardo in Friuli, il più antico, il più tradizionalista, ne abbiamo parlato a lungo, fateci sapere se volete degli approfondimenti su questo argomento. Nel video che vedrete, negli stralci di video che vedrete, scorgerete principalmente, ad esempio, la scure barbuta della Fara e l'originale della tomba 24 di Santo Stefano in Pertica, i modani, il modano e la riproduzione di quello che poi è diventato il logo del museo, cioè un elemento di decorazione dei finimenti di un cavallo, e il loro pezzo originale esposto. Ricordiamo che tra l'altro il modano è un gentilissimo regalo fattoci da Dave Roper dei Wulfederners. Vedrete una spada da tessitura di Nini accanto all'originale a cui ci siamo ispirati per forgiarla. E le fibule di Nini realizzate dalla fucina longobarda Mazzola di Udine
insieme a quelle originali esposte nella teca della necropoli di San Mauro. Sarà veramente una carrellata velocissima e intramezzati a queste nostre ricostruzioni e pezzi originali alcune teche risalenti agli scavi più antichi, quelli cioè in cui i pezzi esposti non venivano classificati per tomba ma per tipologia. Il Museo di Cividale infatti è attivo dal 1817, sono più di 200 anni, è stato fondato durante il periodo asburgico di quella parte del Friuli, con i fondi dell'impero, e mostra anche un'evoluzione dell'approccio archeologico. Quindi le teche che portano i pezzi più antichi non possono essere più ricostruite in base alle tombe perché non ci sono le documentazioni, ma all'epoca venivano raccolte per tipologie. E quindi vedrete ad esempio una splendida teca di solo fibule a S, che, se conoscete il nostro canale, sapete essere uno degli elementi fondamentali e caratteristici del corredo femminile longobardo. Tutto questo per dirvi cosa? Per dirvi due cose. Uno, visitate il Museo Archeologico Nazionale di Cividale, fateci sapere nei commenti se vorreste un video più strutturato, una pseudo visita guidata che però non prescinde dalla visita dal vivo, ma magari qualcosa di realizzato insieme alla direttrice, discutendo insieme dei pezzi, mostrando quelli più interessanti esposti. Vi ricordo che potrebbe non succedere a breve perché il museo da 2 anni è nel mezzo di un lungo processo di rinnovamento che a breve toccherà anche l'esposizione longobarda. Il secondo quesito che vi pongo è: volete un video sullo stampo di questo, magari più strutturato, più esteso, più lungo, realizzato il prossimo weekend? Sì, perché ieri eravamo al Museo Archeologico Nazionale di Cividale, ma il 5 di ottobre saremo all'Archeodromo di Poggibonsi, in provincia di Siena, l'unico villaggio open air ricostruito in Italia del periodo alto medievale, anche se il villaggio che in questo momento è stato ricostruito fa riferimento all'epoca carolingia. Il sito in realtà presenta anche un villaggio di epoca longobarda e quando noi ci rechiamo lì facciamo due cose sostanzialmente. O interpretiamo i nobili di Staggia, che in epoca carolingia si definivano ancora di legge longobarda, oppure come in questo caso all'interno di una narrazione più complessa, di uno storytelling strutturato su più piani cronologici, saremo gli antenati di uno degli abitanti del villaggio e racconteremo il culto di San Michele nel mondo longobardo. Quindi fateci sapere queste due cose, se volete una visita più approfondita al museo insieme alla direttrice e se volete dei contenuti per la prossima settimana dall'Archeodromo di Poggibonsi. Infine, fateci anche sapere se questo tipo di contenuti ibridi potrebbe interessarvi. Vi lascio con questo minuto e mezzo di brevissime riprese. Fateci attenzione, è un millesimo di quello che c'è nel museo di Cividale. Venite a trovarci. Alla prossima e mandi!